Però Sì. poi in altri contesti, tipo sulla 7, come hai detto tu, invece i due non usano linguaggi di turpiloquio, sono assolutamente moderati e fanno esattamente il lavoro che devono fare nei rispetti di chi ci hanno davanti. Quindi poi hanno le due facce. Bene, perché questo è una cosa che nella comunicazione noi la vediamo tutti i giorni nella Meloni. La Meloni, che è una politica bravissima, secondo me, È ha vero. la capacità di essere politica, sa tutto sulla politica, è uno dei politici più vecchi del Parlamento italiano, è anche una persona moderatamente colta. Quindi noi che abbiamo avuto sempre degli pseudodeficienti, ora che abbiamo la Meloni, ci sembra di avere un premier, veramente. Però la Meloni ha un difetto, cioè la Meloni, a secondo dell'ambiente in cui sta, cambia opinione. È incredibile. È molto Berlusconi style. Ma questo è un problema non è un problema perché non è cattiva la Meloni, che io stimo come politico, ma non stimo come persona coscienziale. La Certo. politica ha un palo che la regge, che è il compromesso. La coscienza non scende con compromessi con nessuno. Allora, basta saperlo. Quindi io mi ricordo, per esempio, tantissimi anni fa, quando c'era il caso Fortunato Zanfretta, tutti se lo ricorderanno, quel metronotte di Genova che purtroppo ha avuto una serie di problemi gravi perché gli hanno rovinato la vita gli alieni. Non è come Maurizio Baiata, gli alieni mi hanno salvato la vita, ci scriverà un libro. A lui, poverino, la vita gliel'hanno rovinata, perché poi è stato anche licenziato dalla Val Bisagno, dove lavorava come guardiano notturno. Bene, in quel contesto si chiedeva al Centro Ufologico Nazionale di esprimersi. E allora, siccome chi si esprimeva di solito era sempre Pinotti, Pinotti quando era in un convegno alla presenza di Fortunato Zanfretta ne parlava bene. Quando poi un giorno va in Spagna e Fortunato Zanfretta non c'era, ne parlò malissimo. Poi tornò in Italia e ne riparlava bene, cioè ad usum delfini, si direbbe. Quindi questi personaggi che giustamente fanno e hanno la capacità di rimanere sempre a galla per motivi normali, perché la Meloni, il problema della Meloni è rimanere a galla. Il problema della Meloni, guardate, come tutti i politici, non è difendere i cittadini italiani, no, è rimanere a galla. Ora io lo so, poverina, guardate, gli voglio bene alla Meloni, ma lei non se ne può rendere conto. Perché? Perché non ha la consapevolezza di essersene conto, perché al potere in Italia ci devono andare persone sane di mente, non persone che hanno problemi psicoanalitici gravi, familiari. Allora, te dove la trovi una persona sana di mente? Conte, che probabilmente è diventato professore cattedratico all'università, lo sappiamo come si diventa professori cattedratici, lo sappiamo, non me lo fate ripetere, perché io ci ho vissuto 40 anni nell'università. Ma se non si è capaci di galleggiare, se non si spreca del tempo della tua vita nel tentare di galleggiare, che carriera non la fai? Quindi bisogna attendere, aspettare il tuo turno e poi arrivare in fondo, come ha fatto Conte. Questa gente che ci dovrebbe rappresentare, rappresenta in realtà la nostra poca coscienza che noi abbiamo e ci ributta addosso una informazione che è un'informazione sbagliata. Cioè noi dobbiamo avere la capacità, come cittadini comuni, di comprendere quando uno ti dice una cazzata e non te la dice perché è cattivo, te la dice perché non ha intenzione di dirti la verità, perché se no lui dopo soldi non ne fa più, lui dopo il suo ego non si gonfia più, lui dopo carriera non ne fa più. E a ognuno di noi, come ho sempre detto io,
a ognuno di noi gli interessa solo se stesso. Questa è una cosa che va capita, e domani in un'altra intervista, in un altro contesto, approfondirò su questa cosa della bontà, perché bisognerebbe capire che la bontà in questo pianeta, o forse in questo universo, secondo me non esiste. In che senso? Cioè, tu dici, se io mi sento una persona buona e generosa, in realtà è solo quella parte del mio ego che voglio soddisfare, così mi sento uno buono e generoso? Certo, perché se sono buono vado in paradiso, quindi lo faccio per me. Sì, è vero, Sì, assolutamente. Io non certo. credo nel paradiso, però è Se vero, io uno dice, attraverso, io aiuto la vecchietta ad attraversare la strada, no, non per perché? forza. Perché la vecchietta mi fa soffrire, poverina, la vecchietta che non è capace di attraversare la strada, no? Soffro. E allora lo faccio per me, perché così aiuto la vecchietta ad attraversare la strada, ma non soffro. Lo faccio sempre per me. Non esiste nessuno che fa qualcosa per gli altri. Ma è E c'è vero, una differenza. a spettro ancora più ampio la vecchietta nemmeno esiste, per cui no, La differenza sostanziale è tra l'egoico e il cosciente. L'egoico crede di aiutare la vecchietta, ma in realtà sta aiutando se stesso. Il cosciente non aiuta nessuno perché sa che tu sei l'altro e quindi aiutando te stesso stai aiutando anche l'altro. Questa è esatto. una differenza fondamentale, cioè, il mio punto di Bellissima, vista, per carità. bellissima questa. Allora, ora bisogna imparare a comprendere che cosa vuol dire l'informazione, no? Vogliamo prendere un esempio dell'informazione di questi giorni? Sì, il famoso chip della Google, ne parlano tutti. Grazie. ne Posso dire, Prego, sì, dimmi. lo dico prima che inizi, allora, perché, amici, io ho enorme stima di Corrado, che anzi ha speso di nuovo qualche parola buona per me, che per me è proprio una laurea d'onore quando lo dice lui, però so benissimo che Corrado non è d'accordo con tutto quello che dico io. Sui droni, lì l'avevo detto su questo canale, perché appena è uscita questa faccenda ho chiamato Corrado, lui mi ha mandato un audio, mi ha dato una risposta e io ve l'avevo detto, la sua posizione rimane quella, lui è, no, Corrado, secondo te sono oggetti russi, oggetti cinesi, eccetera, eccetera. Io invece, adesso Corrado parlava di questo, quindi scusate se vi rubo la parola, però almeno sapete tutti dove andiamo a parare. Lo dico velocissimamente, la Google, come sapete, ne ho parlato pure io su questo canale, ha messo in opera questo microchip quantico che secondo alcuni potrebbe aprire ad altri universi, avrebbe creato dei ponti, dei portali, per cui gli ho chiesto a Corrado, c'è questa ipotesi che alcuni di questi plasmoi, di queste sfere che si vedono di luce, siano forse arrivati da questi altri universi, il che potrebbe aver generato che tutti i paesi, tutte le forze segrete e meno abbiano mandato droni in aria per capire che cosa sono questi droni. E gli ho chiesto, Corrado, ma è una cagata sta cosa o potrebbe un po' stare in piedi? Sì, Però tu stavi parlando dell'informazione ed eri arrivato al quantum sì, computer, non so sì, dove volevi andare. sì. Allora, il problema allora, faccio un salto indietro. Il problema dei droni ne parlano tutti, però il problema della informazione è, siccome nessuno ci ha capito niente sostanzialmente sui droni, ma anche la gente ha delle idee, ma la maggior parte delle persone non ha il coraggio di dirle, perché se poi si rivelano sbagliate ci fai una brutta figura. Allora io mi sono sentito in dovere di sfatare questa cosa. Io ho detto, secondo me sono o russi o cinesi, mi prendo la responsabilità di quello che dico, nel senso che le mie osservazioni, che sono questa e quest'altra, portano alla conclusione che è questa: sono o russi o cinesi. Perché? Non è che io posso dire una cosa così senza dare delle basi su cui il mio ragionamento è basato. Bene. Invece la maggior parte delle persone in questo contesto ha dato
indicazioni non sul fenomeno dei droni, ma su quello che gli altri hanno detto sui droni. E no, le cose non stanno così. Cioè, un po' l'ho fatto anch'io, ahimè. ma lo fanno tutti questo, no? Però, ecco, io ho voluto sforzare me stesso per dire, guardate, mi prendo poi la responsabilità come capro espiatorio. Il giorno che sbaglio, per me è una liberazione. Perché? Perché se sbaglio ho dimostrato che io sono uno che si è esposto comunque e accetta di avere sbagliato. Ah, pure Cosa io l'ho che, appena detto, sì, sì, la mia. bene, e se c'ho ragione, io ci guadagno lo stesso perché c'ho ragione. Quindi a dire quello che pensi, ci hai sempre guadagnato. Questo è un po' l'aspetto della PNL fondamentale. Allora, è certo che c'è stato Greer che ha detto delle cose, quell'altro dell'area 51, come si chiama? Lazar, Bob Michael Lazar, Salla. che poverino ha detto delle altre cose. Io, questi personaggi qui, Greer l'ho conosciuto di persona, mi sembrano dei peracottari. Io lo posso dire tranquillamente, siete dei peracottari. Perché andando a studiare il personaggio ho visto che loro non sono credibili, quindi sono andato a vedere nella loro famiglia cosa hanno fatto, quanti figli avevano, quante relazioni extraconiugali hanno avuto, con chi si sono messi, per chi hanno lavorato. Così capisci l'indice di credibilità delle persone che c'hai davanti, cosa che ovviamente faccio io perché io sono un rompicoglioni. Io sono uno che fa la bibliografia in tutto, quindi dalla bibliografia della fisica, della chimica, matematica, meno perché sono, come matematico non valgo niente, devo dire la verità. Ma ho i miei dubbi. No, poverino, no, no. Però ecco, men che meno come storico, che mi sarebbe piaciuto invece avere delle informazioni di storia che ora non ho, perché purtroppo io ho fatto degli studi che erano tutti da un'altra parte, quindi ho delle lacune della Madonna. Però quando mi parla, mi viene presentato questo Greer che dice di aver parlato con i personaggi più importanti dell'establishment americano, col presidente degli Stati Uniti, con il capo della CIA, con i capi dei servizi segreti e dice: gli ho detto che ci sono gli alieni che fanno queste cose nel nostro universo, gli ho detto che ci sono gli alieni buoni e quei rapimenti che sono le cose cattive, in realtà le fa il deep state americano, che è, invece gli alieni buoni sono venuti qui per sconfiggere il deep state americano che è cattivo. Perché per lui sono tutti buoni, esatto. A questo tutti buoni. E a quel punto il direttore della CIA davanti a me si è messo a piangere. Io mi butto dalla finestra, perché ce lo vedete il direttore della CIA che si mette a piangere? Il direttore della CIA, proprio perché è il direttore della CIA, è uno dei 5 stronzi più importanti del mondo. Cioè, non esiste questa cosa qui, non esiste. No, ma lui, sai, è uno che è dentro, mi volevano far credere, no? A quei tempi Maurizio Baiata, che aveva e ha tuttora, secondo me, sempre l'amore per questi personaggi americani, che secondo me sono cerebrolesi. No, perché lui sì che se ne intende, non ti vorrei mica mettere con lui, mi disse una volta, con loro, perché loro sono americani. Certo, loro sono americani, hanno tre neuroni in un cervello, in 4. Scusate, io sono italiano, un po' ci capisco. E mi si presenta e mi dicono, ma Greer, sai, è malato, c'ha il tumore, c'aveva 80 di bicipite, era palestrato, era alto 2 metri. È un armadio, sì, sì. È un armadio, cioè, ma mi volete pigliare per il culo? Allora, io, tutte queste cose che le ho vissute, ho capito che la gente voleva che io credessi a un'ufologia che in realtà non esisteva. È per quello che poi l'ho abbandonata, questa ufologia di Stato. E questo è un aspetto fondamentale. Quindi vediamo che cosa succede sui droni. Secondo il mio modesto punto di vista, quando entra
Trump i droni piano piano scompaiono. Ho sentito che lo dicevi. Vediamo cosa succede. Vediamo. Perché noi siamo sperimentali. E un'altra informazione da cui ero partito era la famosa informazione di Google, perché questa Google è importante. Che cosa succede? Succede che Google, per chi non lo sapesse, ha un grande laboratorio di ricerca informatica, non perché a Google gli interessi la ricerca informatica, perché attraverso l'informazione Google cerca di comandare il mondo. E quindi è interesse di Google costruire un'informazione credibile ma falsa. Alla fine di questo mese, il 30, credo che farò una intervista sulla intelligenza artificiale, e lì sul canale del mio editore, Spazio Interiore. Che salutiamo. E lì farò vedere come l'intelligenza artificiale ti vuole fregare, ma te, noi che siamo esseri umani vivi, la possiamo fregare con dei trucchi. Ma rimando tutto questo a quella occasione. Interessante. Benissimo. Ora, Google ha quindi degli interessi, e degli interessi che poi sono soldi. Sono soldi perché chi comanda fa i soldi, chi sta sotto no. Allora diventa Google una macchina che in mano a chi comanda può essere decisiva. È un po' come la televisione, sostanzialmente. Una televisione in mano a chi comanda può essere decisiva. Questo è il motivo fondamentale per cui la televisione italiana fa schifo e non dà nessuna informazione, perché il potere, qualunque esso sia, o di destra o di sinistra, non è che c'è una televisione di destra e una televisione di sinistra, no? Come potrebbe erroneamente credere poverina Lilli Gruber. No, c'è una televisione a questo punto. Non è che c'è i servizi segreti di destra e i servizi segreti di sinistra. Non è che ci sono gli alieni di destra e gli alieni di sinistra. Non c'è la massoneria di destra e la massoneria di sinistra. Ci sono gli stronzi e basta. È una cosa molto semplice da un punto di vista scientifico. Allora, cosa succede? Google crea un chip quantistico, lo mette nella macchina, lo infila nel computer, accende un tasto, il computer si accende e il chip quantistico è in grado di dare informazioni velocissime su cose che ci vorrebbero migliaia di anni per poter arrivare alla soluzione. Perché? Questa è la cosa importante, perché noi siamo abituati a pensare che il chip sia acceso o spento, passa corrente o non passa corrente, quindi questa è informazione sì, informazione no. Il chip quantistico fa un'altra cosa. Può passare corrente, può non passare corrente, ma probabilisticamente parlando puoi essere in uno stato intermedio in cui passa e non passa l'informazione. Lo dico in un modo, secondo me, più chiaro. Se una cosa deve andare a destra oppure a sinistra, ci sono due possibilità. La terza possibilità è la cosa vada a destra e a sinistra contemporaneamente. Questa è la terza possibilità. Una superposizione, no? Esattamente, una sovrapposizione di stati quantici. Quando questa cosa accade, guardate che la sovrapposizione di stati quantici è una cosa... Io capisco che magari la gente comune non lo sa che cosa vuol dire questo, ma questo vuol dire che l'universo è duale. La dualità dell'universo vede tutto come buono e cattivo, acceso, spento, vivo, morto. Quando in realtà tu comprendi che l'acceso e lo spento sono solo due formule limiti di risonanza, direbbero i chimici, di una struttura che è vivo e morto insieme, tu comprendi la natura dell'universo. Comprendere che noi siamo vivi e morti insieme è qualcosa che io posso dimostrare, mi ci vuole un quarto d'ora, ma lo posso dimostrare con le formule. Noi siamo vivi e morti insieme.
perché noi crediamo che vivo sia una cosa che esiste e che morto sia una cosa che non c'è. Invece, vivo è una cosa che esiste e che fa. Morto è una cosa che è, esiste e che sta fermo. Dinamico o statico, dinamico o Esatto. statico, onda o particella. Però Corrado, perdonami, visto che ti ho qua, io una domanda te la devo fare. Sì. Ho sentito di recente una tesi proprio su quello che dici te, ma è velocissima la cosa. Tu dici muoriamo e nasciamo in ogni frazione di secondo. Può essere vera la cosa che noi, come ho sentito da qualcuno, in realtà switchiamo di realtà parallela in realtà parallela, come il fatto che appunto l'universo è statico, il movimento non esiste come la pellicola, vediamo le immagini in movimento. Può darsi che noi si cambi. No. Ho capito perfettamente questa cosa, gli universi paralleli, eccetera, eccetera, e questo è legato proprio al problema del microchip di Google, perché è un chip quantistico che è stato spento. Perché è stato spento? È perché Esatto. c'è dentro la tua domanda. C'è dentro la tua domanda. Nell'istante in cui noi abbiamo costruito una macchina che è in grado di vedere l'universo non più dualmente, ma anche coscienzialmente, cioè la dualità non c'è, noi siamo tutto il contrario di tutto, in quell'istante la macchina ti dà la risposta che tu avevi dentro di te, ma che non sapevi riconoscere e che hai deciso di far dare fuori di te alla macchina che tu hai costruito, perché tu hai costruito quella macchina. Come stai avanti? E in Scusa. quell'istante, perché Google ha spento il computer? Google ha spento il computer perché il flusso di dati che sono secretati, che sono stati buttati fuori dalla macchina prima che venisse spenta e che non si conoscono, secondo me contengono un'informazione che il potere non ti vuole dare. L'informazione è: siamo noi i creatori Esatto. dell'universo. Madonna Corrado, che illuminazione. In pratica il computer super quantico, super avanzato si comporta come l'esperimento dell'onda a particella, sei tu che decidi. È Esattamente. l'osservatore. Quindi ti darà sempre la risposta che tu ti aspetti. Per il potere, questa è l'unica cosa che tu non devi sapere, perché se tu sai che sei il creatore dell'universo, domani mattina non c'è più nessun potere, perché sei tu Esatto. il creatore dell'universo. Questo è il motivo fondamentale. Io mi sbaglierò come sui droni, per cui hanno spento il computer. Ecco, però vedete, qual è l'informazione fondamentale? Quello che si sapeva era che erano uscite delle informazioni dal gruppo di Google, che il computer, il super mega computer galattico aveva sostanzialmente detto delle cose che facevano riferimento a quello che dicevi te, cioè a un universo olografico, finto, creato da qualcuno. E l'idea che ovviamente la gente non ci può arrivare, lo scienziato Mikko Kaku diceva l'altro giorno, evidentemente noi siamo di fronte a un problema, dobbiamo accettare di essere, se queste cose sono vere, se queste informazioni sono corrette, noi siamo dentro una realtà virtuale, una realtà che ha le caratteristiche di essere qualcosa che è stata costruita da qualcosa che sembra un computer. Porca puttana, non c'è un universo parallelo, c'è un universo. Questo dice la fisica quantistica, ma la gente allora ti deve dire: no, Sì, è sbagliato. te non devi capire, allora ti diciamo che ci sono più universi, no? C'è un unico universo grande grande, fatto di tante stanzette piccole, ma l'universo è uno solo, perché il 2 nell'universo vero non esiste. Allora, in questo contesto, quando si comincia a comprendere che c'è una realtà, perché questo veniva fuori da indiscrezioni,
il computer della Google diceva questo: c'è una realtà virtuale esterna che è finta, c'è un creatore di questa finzione, e allora la gente si caga sotto, e però bisogna far credere che esiste un creatore, mentre la grande bugia è la seguente. Vedete come l'informazione viene modificata? Siamo noi i creatori della stessa realtà virtuale. Certo che c'è un creatore della nostra realtà virtuale, certo che noi siamo in una realtà virtuale. La quantistica e l'astrofisica moderna lo fanno vedere con i lavori scientifici degli ultimi 10 anni, ma non c'è nessun creatore fuori, perché è evidente che il creatore dell'universo sta dentro l'universo e ha creato l'universo attorno a sé. Quindi noi siamo quei creatori. Non sappiamo di essere creatori, ma ancora una volta si spegne subito il computer, perché se il computer tira fuori questa realtà siamo finiti, perché allora alla Meloni, a Mario Draghi, a Bush quando c'era, a Trump che c'è ora, non gli diamo più retta. Noi troviamo dentro di noi la connessione con l'universo, come ha fatto il computer della Google che noi abbiamo costruito. Noi abbiamo costruito una cosa che è lo specchio della nostra coscienza. Se no, non la potevamo costruire. Non si può costruire una cosa che è più grande, più ganza, più bella e più forte di noi. Noi al massimo, proprio nello sforzo micidiale, creiamo una cosa che è uno specchio, una cosa che è grande come noi. E da questo punto di vista mi sembra che, vedete come l'informazione viene modificata, ma però per capire tutto questo come si fa? Perché io ho le idee chiare. Può darsi che siano sbagliate, ma ce le ho chiare. Ce le ho chiare perché io ho fatto una cosa nella mia vita, che ancora una volta devo dire, la dovete fare tutti. Fate un'introspezione dentro di voi, andate a vedere chi siete, tornate alla matrice iniziale del percorso di vita. Nell'istante in cui fate questo tipo di percorso, fate come il computer quantico. Il computer quantistico cosa ha fatto? Ha cercato di agganciarsi a qualcosa di altro. E quel qualcosa di altro non è altro che la coscienza che noi abbiamo creato. Tra parentesi, un computer, per quanto possa essere quantico, non è vivo. Il computer è vivo perché noi gli abbiamo dato la vita e noi lo abbiamo spento. Il computer, anche quando è acceso, è solo il riflesso della nostra coscienza. Non abbiamo paura dei computer, perché il computer non potrà mai essere vivo, non potrà mai essere cosciente. Il computer è uno specchio della nostra coscienza. Non fa una piega. Io ti ascolto estasiato come tanti di noi immagino e penso, ma capite chi abbiamo la fortuna di avere in Italia, chi ho la fortuna in questo momento di avere io qui sul canale? L'uomo capace, Corrado, fatti fare questo complimento, ma l'uomo capace di tanto approfondimento, tanto ragionamento su questi temi, poi è lo stesso, per esempio, che riesce ad arrivare a enormi